Non vorrei dire, anzi, lo voglio dire come, quindi perché sì, non vorrei dire ma, no, lo voglio dire, perché no? Lo voglio dire come. Atalanta come è stata una goduria. È stata veramente una gioia per gli occhi e per il palato, se vogliamo, un tempo. Ecco, questo sì, un tempo. Il primo davvero unico per ritmo, intensità, ribaltamento di fronte, occasioni, giocate. Il primo tempo è stato veramente una goduria. Se vogliamo, la differenza, no, tra le sfide appunto dell'alta borghesia, la Premier League, è appunto questa. Lì sul 90 minuti vanno dritti, noi no, sul secondo poi mentre là magari non si curano neanche del risultato ed è paradossale, poi ad una certa inizi a razionalizzare, a fare il conto con le energie che hai e quindi ocio, no, calma, calmina. Però non starei qui a fare le pulce sulle, ma come al solito lì, no, sai, sempre a trovare il pelo nell'uovo. No, godiamoci l'Atalanta come ad avercene partite così, ad avercene, ma per davvero ad avercene, perché è anche intrattenimento, lo dico tante volte il calcio, soprattutto per chi, in questo caso io, non tifo né Atalanta né Como, però sapete, no? Commentiamo le partite e vedo una partita del genere, è sempre un piacere, ragazzi, nel primo tempo è bello vedere tra le varie giocate di Lookman da una parte o a Dai dall'altra, Perrone quello che ci ha fatto vedere, ma vi cito anche difensori, Anor, io sono colpito, Ian, clamoroso, ma Anor, perché Anor parliamo di un 17enne ragazzi che ancora al 90esimo sradica il pallone dai piedi di Nico Pass, cioè Bernasconi che fa quella fascia 50.000 volte. Ragazzi, bello, bello, bello Atalanta come, allora ne voglio parlare, ne voglio discutere insieme a voi. Va bene? Non è magari un argomento mainstream, ma poco ci importa perché noi apprezziamo il calcio. O sbaglio? O sbaglio? E non lo apprezza forse l'algoritmo che invece apprezza soltanto i like e i pollicioni, allora noi accontentiamolo, se volete iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti, oggi sabato ma domani si alza ancora di più il livello dal punto di vista degli impegni, no? Con la partita che poi con il match day, no? La partita del sabato della domenica sera, oh mamma mia, che poi culmina con Juventus Milan, poi staremo tutti qui, no? Inchiodati a guardare la partita, per cui iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti, vi rimando in descrizione dove trovate tutti i vari profili social e vi ringrazio come al solito e come sempre doverosamente perché il vostro apporto non manca mai. Eh, Parto con una provocazione solita e inutile anche per aggiungere un po' di pepe, no? Si parlava un po' di passaggio di consegne quest'estate, soprattutto con, l'abbiamo detto mille volte, aggiungiamo, facciamo mille una, con l'addio di Gasp, qualcosina a quella si diceva, e con il mercato fatto dal Como si diceva che il Como sarà la nuova Atalanta, ci sarà questa sorta di passaggio di consegne. Troppo presto per me, ragazzi. Anzi, non mettete tutta sta pressione addosso al Como. Ancora c'è un dislivello, secondo me, tra le due squadre. Per me anche enorme, vi arrivo a dire, per qualità di alcuni giocatori. Forse sto esagerando io, ma non è che è dovuto dalla differenza proprio tecnica che c'è, è dovuto dal fatto che all'Atalanta so quasi un decennio so quasi un decennio che si lavora, anzi, non è quasi un decennio Gasperini, ma se parliamo di Parcase, parliamo di tanto tempo, di come si lavora in una certa maniera. Quindi il Como, ma ne ha di strada a disposizione. Certo che ha la grana per ridurre il gap in termine ancora più breve. Ma ci vuole tempo perché i giovani vanno valorizzati e quindi vanno inseriti, ne ha tanti, tanti di grandissimo anche livello, il Como stesso, però piano perché poi non è solo giocatori, allenatore, vediamo come vanno, l'allenatore che detta e via, quindi se quello va via, no, no, non funziona così. Vedete, l'Atalanta, nonostante è arrivato Juric, addirittura con Juric mi sembra la miglior partenza, si diceva prima di questa gara, statistica alla mano. Quindi, per farvi capire che eh, calma, 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 calma. E soprattutto io ribatto sul concetto l'Atalanta è una squadra forte, non è
attenzione, non ho detto questo per deprezzare il Como, che è assolutamente di buon livello, ma soprattutto è stata sottostimata l'Atalanta. L'Atalanta è squadra forte, io lo ribadirò all'infinito, l'Atalanta è squadra forte e ancora non può contare su un Lookman e su un Ederson al 100%. Ora l'avete visto, 50-60 minuti, quando hanno giocato, forse anche qualcosa in più, ma l'Ederson ancora all'inizio è anche un po' svagato, fa quell'errore, ma poi quando sale i giri del motore, ragazzi, sia lui e Lookman, che ha delle giocate uniche, Lookman anche oggi magari non lo so come verrà etichettata la partita di Lookman, per me è ottima comunque, ottima, per come riesce, no, con il controllo orientato, come riesce sempre a saltare l'avversario, sbaglia non è che sbaglia, si gira l'avversario in un fazzoletto e poi col sinistro di poco la manda fuori, però che giocate, ragazzi. L'Atalanta poi ci aggiunge Samars, ci hanno preso sto Sulemanà che è incredibile, l'ho detto prima, Ian, che partita ha fatto Ian, ragazzi miei, sempre per citare il solito Pasalic, carne secchi in porta, ma l'Atalanta ne ha di giocatori, anzi io faccio i complimenti al Como che quasi, no, perché è riuscito in qualche modo a limare anche il gap, ma complimenti vivissimi. Ma l'Atalanta è avanti, ragazzi. Per me nel passaggio di consegne non c'è assolutamente ad oggi. Che poi è un termine brutto, no? Sicuramente. Però me le prendo entrambe. Ecco, io da spettatore, come dicevo prima, me le prendo entrambe queste squadre che ben vengano per il nostro movimento calcistico senza ombra di dubbio. Voglio vedere un po' dove va a parare l'Atalanta quest'anno perché non voglio continuare l'errore, non voglio continuare, sì, no, errore, perché poi errore. Ehm, non sottostimiamola, non sottostimiamola l'Atalanta. Attenzione davvero perché hanno tante qualità. Ripeto, il primo tempo è stato bello perché comunque ci sono state tante occasioni. Per me l'Atalanta qualcosina in più credo che l'abbia prodotto, però come sempre vivo, come sempre sul pezzo, pure il gol arriva da un cross, non era voluto ovviamente, però comunque è bella lo stesso la giocata. Perrone tra l'altro clamoroso sia nella chiusura dietro in spaccata sulla linea. Mm, no, sono rimasto soddisfatto da questa partita. Ripeto, nonostante il secondo tempo poi magari non è stato a livello del primo, non era facile replicarsi, però tutto sommato sicuramente tanto piacere nel vedere queste partite. E, ripeto, come secondo me fanno una buona stagione, però l'Atalanta è avanti. Ecco, mi sento di dire questo oggi. L'Atalanta è avanti. Attenzione, vedete che in tanti, fatemelo sapere sotto nei commenti se non la pensano così. Tanti dicono che il Como arriverà avanti l'Atalanta. Perché può anche starci, non sto dicendo di no, assolutamente, soprattutto col fatto che l'Atalanta avrà tante partite di Coppa, però ha la profondità. Oggi pensate che Maldini è l'ultimo, forse delle gerarchie, è l'ultimo, eppure Maldini è un buon giocatore secondo me, che comunque quando è entrato ha fatto vedere anche cose interessanti, ed è l'ultimo delle gerarchie, per farvi capire la profondità di rosa in una squadra che ha tantissime assenze. Va bene. Ragazzi, fatemi sapere come l'avete vista voi questa Atalanta Como, cosa ne pensate e niente, io vi abbraccio e vi do l'appuntamento a domani, va bene? Buonanotte signori miei, buonanotte.